Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo video backstage. Oggi con Bianca andiamo a provare per la prima volta la D200 Pro 2. Trovi un video dedicato, anzi una recensione completa di questo nuovo flash di Godos. Vi dico subito che Bianca innanzitutto non è una modella professionista e tanto meno ragazzi non è una violinista, lo dico proprio se in questo momento c'è chi suona questo strumento, quindi portate pazienza. Altra cosa molto importante, sto utilizzando la testa del Pro 1 sul Pro 2, quella con il bulbo, solamente perché la testa attualmente del Pro 2, quella con il bulbo, non è compatibile col mio adattatore per utilizzare i modificatori di SMDV. Voglio spiegarmi meglio. Qui abbiamo il Pro 2, quello che abbiamo recensito nel canale, che sto utilizzando proprio in questo backstage. Questa è la nuova testa con il bulbo e questo è l'adattatore che sto utilizzando proprio nel video di oggi, però sto utilizzando la precedente testa con il bulbo. Ma ti dico subito che se tu pensi di acquistare anche il Pro 2 e utilizzarlo con la Fresnel, non entra in questo adattatore. Lui è pensato per la D200 e D200 Pro, ok? Quindi la soluzione attualmente è quella, se vuoi utilizzare il Pro 2, di andare a utilizzare le vecchie teste. Quindi se è il tuo primo D200 Pro 2 le vecchie teste non le avrai, quindi potresti prendere in considerazione l'acquisto della testa singolarmente, che si può fare, non devi acquistare il bulbo perché il bulbo ce l'hai già, quindi è anche una spesa tra virgolette modica. Però potrebbe essere anche che l'azienda coreana vada proprio a rilasciare un nuovo adattatore che permetta proprio di far entrare questa testa, che secondo me è molto interessante. Ricordo che questi modificatori sono molto leggeri e soprattutto l'installazione richiede meno di un secondo. Praticamente è la soluzione che io vado a utilizzare da quasi un anno e credetemi sarà molto difficile che torni indietro. Con la nuova testa ho fatto anche una prova con l'adattatore dedicato al V1 AD100 Pro e purtroppo pensavo potesse essere fattibile e per un pelo non entra, peccato. Voglio parlare anche delle due lenti che ho utilizzato in questo shooting, soprattutto sarebbero tre, però la terza praticamente ho fatto ben poco. Comunque sono due lenti che trovi un video dedicato sul mio canale perché ti ho fatto la recensione, quindi vai a controllare se vuoi maggiori informazioni. Stiamo utilizzando una PSC Sony A6007 e quindi andiamo a utilizzare obiettivi dedicati come questo Meiki 55 1.4, un obiettivo che costa sui 200 euro, forse anche meno, e credetemi che li vale tutti, anzi secondo me è anche migliore rispetto alla concorrenza che costa molto di più. Abbiamo un obiettivo compatto di una media qualità per quanto riguarda la costruzione, però quando parliamo di autofocus praticamente abbiamo un obiettivo veloce, affidabile e silenzioso, ragazzi.
quando parliamo di nitidezza puoi scattare già f1.4 e praticamente avrai già una foto nitida. Abbiamo un obiettivo tra l'altro anche completo, perché abbiamo anche la ghiera se vuoi per aprire e chiudere il diaframma. Insomma, tante cosucce che potresti andare a vedere proprio nel video dedicato dove te ne parlo. Un altro obiettivo che ho utilizzato è questo 75 mm. Ecco, questo mi fa impazzire un po' meno. È un obiettivo proprio dedicato soprattutto a chi fa fotografie di ritratto e quindi non può mancare. Io ho provato tutta la serie Sniper perché lui fa proprio parte di questa serie di Sirui. C'è il 23, 33, 56, 75 e 16 mm. Diciamo che entrambi gli obiettivi di questa serie non fanno impazzire per quanto riguarda la nitidezza. In questo caso, quando parliamo di 75 mm, per avere una foto nitida devi scattare almeno con un'apertura del diaframma di f1.8, ok? E quindi non è che mi faccia impazzire, e lo dico soprattutto perché sono possessore di Viltrox, un obiettivo che è meno compatto rispetto a questo, perché diciamolo che è decisamente più portatile rispetto al modello di Viltrox, che è più un bel barilottone, ma diciamo che senza problemi, che il Viltrox dà prestazioni migliori per quanto riguarda sia la messa a fuoco e soprattutto per quanto riguarda la nitidezza delle foto. Ok ragazzi, e per concludere ti dico anche, lo dico per chi vuole risparmiare, che molto presto vedremo, perché no, anche 33 mm sempre di Meiki della serie APS-C, ok, che praticamente a tutti gli effetti un 50 mm, e quindi so che alcuni utilizzano molto questa focale, quindi perché no, anche questo Meiki potrebbe essere quella soluzione economica che ti dà prestazioni decisamente elevate. E anche in questo caso ragazzi parliamo di 180-200 euro. Dunque ragazzi, fasi conclusive di questo video, rimane ancora un paio di minuti che ti voglio raccontare una piccola curiosità che mi è successa proprio durante questo shooting utilizzando questo Pro 2. È una cosa che potrebbe capitare anche a te, quindi seguimi con attenzione, anzi fammelo sapere se ti è successo qui sotto nei commenti. Ti voglio anche dire in tutta onestà che se avrei utilizzato il Pro 1 il risultato delle foto non sarebbe cambiato, perché stiamo parlando di AD200 Pro con una potenza massima di 200 watt, però c'è una recensione dedicata a questo flash che ti invito di andare a guardare, perché ci sono ovviamente delle novità e sono anche delle novità decisamente importanti. Altra cosa che ti voglio ricordare è che questo canale è totalmente gratuito, non ci sono abbonamenti, non ho mai chiesto donazioni, però per portare avanti questa mia avventura su questo canale ho bisogno di te e puoi farlo tranquillamente con un semplice like che è gratuito, quindi aiutami. E se hai qualche domanda in merito a quello che hai visto ti aspetto qui sotto nei commenti. Quindi tornando a noi, quando ho ricevuto il Pro 2 non è che abbia fatto tantissime prove, giusto se il collegamento tra 6007 trigger e flash funzionava, ho fatto qualche prova di scatto, di lampeggio, non ho fatto foto, sembrava funzionare tutto tranquillamente. Quindi quando sono andato in location innanzitutto sono partito con l'idea di scattare in high speed sync, quindi non ho portato via filtri. Cosa succede? Faccio la prima foto per trovare l'esposizione, scatto in high speed sync e vedo che lui lampeggia però non fa luce. Faccio la seconda foto, la stessa cosa, quindi vado a vedere se è attivo l'high speed sync sia nel flash, nel mio trigger, nella mia macchina fotografica, nulla, lampeggia ma non fa luce.
vado a vedere la testa se è inserita correttamente, quindi la tolgo, la rimetto, insomma faccio queste cose anche abbastanza velocemente perché avevo il sole che andava dietro la montagna e io volevo fare le foto ovviamente anche con il sole, quindi avevo tempo contato, quindi non ho inserito filtri per scattare sotto tempo sincrono perché non li avevo e quindi ho dovuto chiudere il diaframma, quindi in base poi all'obiettivo che ho utilizzato andavo a chiudere. In certi casi ho chiuso anche a f4, f3.5 con i 75 mm e con il modello di Mackie f2.5, f2 adesso non ricordo esattamente, e ho messo ISO 50, quindi gli ISO al minimo, e sono riuscito poi lo stesso a scattare. Ovviamente la profondità di campo cambia, ma secondo me è più che accettabile, anzi anche meglio, soprattutto quando vai su questo genere di location, così facciamo anche vedere qualcosa di bello alle spalle del modello. Poi il sole è andato dietro la montagna, quindi i tempi di scatto sono andati a scendere sotto un 160esimo anche quando andavo ad aprire l'obiettivo al massimo. Il giorno dopo sono andato a fare delle prove, con la testa sua funzionava, con la testa che avevo messo della D200 prima versione non funzionava, quindi ho provato con la testa della D200 Pro 1 e tutto ha funzionato. Quindi il motivo che è successa questa cosa qua, da quello che ho scoperto io personalmente, è dovuto proprio alla testa del mio primo AD200 Pro del 2017. Quindi ho fatto altre prove con le altre teste e tutto ha funzionato anche in High Speed Sync. Ok ragazzi, spero che questo video ti sia potuto essere anche stato d'aiuto, non solamente per questa piccola curiosità ma anche per le foto che ti ho portato nel video di oggi. Quindi ti saluto e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao e alla prossima.